Benvenuti nel mio canale. Siamo insieme con la nuova puntata di Unlimited Sevda. Non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche. Fikret va da Halil Ibrahim. Punta la pistola contro Halil Ibrahim. Poi abbassa la pistola e si siede sul sedile accanto a lui. Halil si sveglia e vuole subito prendere la sua pistola. Fikret non lo permette. Fikret dice che è venuto per ucciderlo, ma Halil Ibrahim è un uomo coraggioso, quindi lo combatteremo faccia a faccia. Dice a Fikret che se volessi, potrei uccidervi tutti. Ma sono cresciuto orfano, voglio che nessun bambino venga lasciato solo. Dice che non voglio essere tuo nemico, vai e salvati. In quel momento, Zeynep arriva da Fikret e Halil. Halil dice che sei una persona onorevole, anche se fossi mio nemico, vorrei stringerti la mano. Fikret dice a Zeynep di fare la sua scelta. Halil gli dice di andare con suo fratello perché i suoi nemici non sono onorevoli come suo fratello. Vuole che Zeynep vada con Fikret. Quando Fikret esce di casa, gli amici di Halil puntano le pistole contro Fikret. Ma Halil dice che avrebbe potuto uccidermi se avesse voluto, è venuto a prendere suo fratello. Gli amici di Halil dicono di non capire perché Fikret non lo abbia ucciso. Nel passaggio segreto dove è arrivato Fikret, trovano borse piene di soldi. Halil dice che il denaro è un guadagno ingiusto e non lo useranno. Rdivan Leto si rende conto che sua figlia è innamorata del suo nemico. Si arrabbia molto e dice che Halil deve morire. Dopo questi eventi, Nedime si rende conto che la vita di Fikret è in pericolo. Aise si rende conto di ciò che la sua famiglia sta cercando di fare a suo marito. Il fatto che Zeynep sia a casa di Halil fa ridere Asiye. Levent ha regalato la casa che ha comprato da Halil a Zeynep come regalo di nozze. Nesim ha perso non solo la casa ma anche 6 milioni di dollari a causa di Halil. Rdivan Leto arriva a Zeynep. Dice che Zeynep sta collaborando con il suo nemico. Rdivan dice che l'unica cosa diversa da me è che tu sei senza paura. Zeynep gli ricorda di averlo costretto a sposarsi. Aise capisce che la sua famiglia vuole uccidere suo marito. D'ora in poi non verrà mai meno alla parola data da Fikret. Asiye convince Edanur a divorziare da Temel. Asiye va alla casa dove alloggia Halil. Vuole parlare con Halil. Asiye chiede ad Halil il divorzio di Edanur da Temel. Gli chiede di convincere Temel e di firmare i documenti del divorzio. Halil vuole che Edanur dica a Temel che vuole il divorzio di sua spontanea volontà. Temel non vuole credere che Edanur voglia il divorzio. Aise torna a casa anche se Fikret la caccia fuori. Zeynep dice a Fikret che sua moglie è tornata a casa per restare. Fikret dice che non perdona Aise perché lei gli ha fatto delle cose di nascosto. Aise dice che lo ama moltissimo e non vuole una vita senza di lui, e che non lascerà questa casa anche se lui la uccide. Nesim dice che il prezzo da pagare per non aver ucciso Halil è alto. Fikret dice che Halil sa tutto della famiglia, quindi dovrebbe essere stipulato un accordo con lui. Fikret dice di invitare Halil e di scoprire cosa vuole. Due guardaboschi vengono ad Halil e dicono di aver trovato il deposito di armi di Dursun Leto. Dervis si offre di dirlo alla gendarmeria, ma Halil ama i guai. Temel va a casa della famiglia di Zeynep per incontrare Edanur. Edanur deve restare al fianco di Asiye per vendicarsi di tutto quello che è successo. Per questo motivo deve convincere Temel che vuole il divorzio. Edanur mette i documenti del divorzio davanti a Temel e dice che vuole il divorzio. Quando Edanur dice che non vuole Temel e che sarà il padre di suo figlio, Sema non riesce a trattenersi e schiaffeggia Edanur. Temel non ha più niente da fare, firma le carte del divorzio. Halil fa irruzione nella miniera di Dursun Leto. Arrivano anche gli amici di Halil. Ma Halil fece ciò che era necessario finché non se ne andò. Catturano il magazzino di armi di Dursun Leto. Rdivan è arrabbiato perché Asiye ha incontrato Halil Ibrahim. Asiye dice che sposerà Temer ed Edanur. Fikret chiede a Zeynep di dirgli che gli anziani della famiglia vogliono incontrare Halil Ibrahim. Asiye chiama Dursun e suo figlio Yavuz. Dice che Cingozza ha scritto una lettera a Leila e le dice di prendersi cura della fidanzata di Yavuz. Anche se Yavuz dice di non voler sposare Leila, Dursun insiste. Halil spiega che è molto triste che Temel ed Edanur se ne vadano. Zeynep spiega di essersi innamorata di Halil quando era bambina.
Zeynep dice anche ad Halil che i Leto vogliono incontrarsi. Yavuz va alla prigione per incontrare Chingoz. Chiede se prova dei sentimenti per Leyla. Chingoz dice di amare Leyla. Yavuz dice che si ritirerà tra i due, ma il suo uomo accoltella Chingoz proprio lì. Halil e i suoi amici vanno a incontrare Letos. Si siede a capotavola dove sono seduti i Leto. Dicono che non vogliono essere nemici di Halil. Halil dice che è stato versato molto sangue e che questo non sarà facile. Halil dice che i Leto sono Aramzade, nemici del popolo. Rdiva N dice che non dobbiamo essere amici, ma dobbiamo essere d'accordo, lasciare che questa faida finisca. Scoprono che Chingoz non è morto. Questa è una brutta notizia per Yavuz. Ridvan chiede cosa vuole Halil. Halil dice che vuole la metà di quello che ha. Ciò che vuole è ridicolo. Nessuno sarebbe d'accordo su questo. Dice che se non gli danno la metà, si prenderà tutto. Fikret vuole che sia logico. Halil dice che Dursun ha svuotato la cava. Dice loro anche che Dursun sta commerciando in droga e li mette l'uno contro l'altro. I Leto accetteranno l'offerta di Halil. Verrà rivelato che Yavuz ha accoltellato Chingoz. La madre di Chingoz si rese conto che Asiye era il motivo dell'accoltellamento di suo figlio. Anche se suo figlio si riprendesse dall'intervento, non potrà lasciare l'ospedale. Sakine implora Asiye, ma Asiye non ha nemmeno un briciolo di coscienza. Halil incontra Uz e spiega che tutto a Letos è crollato al 50%. Mentre Halil e Uz parlano, alla radio arriva la notizia che Zeynep ha sparato ad Asiye Leto. Davvero, Zeynep avrebbe potuto farlo? Condividi anche con me le tue idee. I tuoi commenti e i tuoi mi piace sono molto preziosi per me. Non dimenticare di mettere mi piace al mio video e di attivare le notifiche. Arrivederci.